Come presentato nella presentazione di introduzione, la genetica dell'invecchiamento è fondamentale per capire intanto cosa l'invecchiamento può fare per la lifespan, ma anche per la prevenzione di malattie, e poi capire i meccanismi, cioè se si parla di nutrizione, di digiuno, di calorie restriction, eccetera, eccetera, com'è che questi interventi nutrizionali riescono ad allungare la vita di un topo, di una scimmia e potenzialmente di un uomo, a prevenire il cancro o altre malattie e quali sono esattamente diciamo, i meccanismi molecolari per questo effetto. Um, è chiaro che c'è una forte conservazione tra quello che avevamo visto tanti anni fa nei lieviti, e quindi la connessione tra aminoacidi, zuccheri e vie di segnalazione e invecchiamento e danno all'organismo. E quindi queste vie di segnalazione sembrano essere sia nei lieviti che nei topi e negli uomini in funzioni che hanno a che fare con la crescita. Quindi questi nutrienti aumentano il livello di fattori di crescita e questi fattori di crescita spingono l'organismo a crescere piuttosto che a investire energia in manutenzione, quindi nella protezione contro l'invecchiamento. E quindi ovviamente tutti gli organismi, la forza della selezione naturale agisce sulla tutela, diciamo, della riproduzione e dell'efficienza di questa riproduzione, e quindi però se la riproduzione è bloccata, questi meccanismi riescono a ritardare almeno l'invecchiamento, un po' come probabilmente succede durante l'ibernazione, quindi l'ibernazione potrebbe essere vista come un caso estremo di questa entrata in una fase di manutenzione. Quindi nel lievito sappiamo che l'inibizione, cioè le mutazioni in TOR CH9, cis-kinase, adenylyl cyclase PKA, RAS, oppure la restrizione calorica riescono a raddoppiare, triplicare la vita del lievito e lo fanno tramite la upregolazione di questi stress resistant transcription factor, quindi questi fattori di trascrizione che aumentano i livelli di superossido dismutase, catalase, quindi lo scavenging dei radicali liberi, ma anche tutto un programma molto sofisticato che ha proprio il compito di proteggere l'organismo durante l'invecchiamento. E questo include anche, ad esempio, lo storage a parte di questo programma e anche di sopravvivere durante questi periodi di digiuno, e quindi vediamo anche come l'accumulo di carbon sources, quindi di energia, viene regolato dagli stessi, quindi hanno il compito, diciamo, di prepararsi anche alla starvation response. Dal lato dei mammiferi vediamo queste torre cis-kinase dell'ensaccharase PKA conservate, rispondono anche in questo caso alla presenza di aminoacidi e di glucosio, e la differenza con il lievito sono i fattori di trascrizione che nel caso dei mammiferi sono questi FOXO transcription factors, ma che hanno dei ruoli molto simili, quindi di controllare superossido dismutase, catalase, la protezione contro il danno ossidativo e di controllare la manutenzione della cellula. Quindi zuccheri, aminoacidi controllano, aumentano l'attività di queste pathway sia nel lievito che nell'uomo, e
bloccano l'effetto, la funzione di questi fattori di trascrizione, stress resistance transcription factors, che controllano tantissime di queste funzioni di manutenzione e così facendo quando si hanno tanti nutrienti, diciamo, il sistema è focalizzato sulla crescita come dimensione, ma anche la riproduzione, e quindi questo è il ruolo, diciamo, di questi fattori di crescita. Negli ultimi 15 anni, dopo, diciamo, l'identificazione iniziale nei nematodi, nel lievito e nei moscerini della frutta di queste vie di segnalazione da parte del mio laboratorio e di altri, una serie di pubblicazioni hanno dimostrato che in effetti l'inibizione di TOR, l'inibizione di acid kinase, l'inibizione di RAS, dell'N-cyclase, PKA, quindi tutti questi geni, queste vie di proteine, vie di segnalazione che nei lieviti accelerano il pigmento, mutazioni in questi geni causano un aumento della vita nel topo, ma inoltre un aumento della protezione contro vari tipi di malattie e quindi in maniera consistente a questi risultati, ai risultati del lievito. Una dei papers più importanti in questa divisione è proprio questo fatto da 3 laboratori in Jackson Lab, University of Michigan e University of Texas circa 14 anni fa, che faceva vedere come l'uso della rapamicina che blocca, che inibisce la via di segnalazione TOR acid kinase, quindi la rapamicina aumenta la vita sia nei maschi, nei topi maschi che femmina, e lo fa in 3 laboratori diversi, partendo da middle age, quindi i topi arrivavano a 16 mesi di età e poi iniziava la terapia con la rapamicina e in effetti questo aumenta la vita, ma aumenta anche la salute di questi topi, e questo poi era stata una notizia che aveva fatto un po' il giro del mondo, considerate, diciamo, una delle notizie più importanti dell'anno a livello scientifico, proprio per questa conferma che la genetica dell'invecchiamento in effetti si trasformava in un effetto molto chiaro e conservato nel topo. Quindi se andiamo a vedere tutti questi geni di cui abbiamo parlato appena adesso, in effetti se pensiamo a un master regulator, questo master regulator probabilmente è l'ormone di crescita nei mammiferi, quindi qui il lievito nano che ha mutazione in TOR acid kinase che vive 3 volte di più, i moscerini che vivono circa il doppio, i topi nani che vivono circa il 40% in più. Quello che tutti hanno in comune questi topi longevi è di arrivare alla fine della vita con molto meno malattie, quindi non solo longevità ma solo riduzione di malattie, e di nuovo nei mammiferi sembra essere la mancanza di ormoni di crescita o il recettore dell'ormone di crescita a causare gli effetti più potenti. Quindi l'ormone della crescita prodotto dalla pituitary gland che va in circolo e soprattutto nel fegato causa il rilascio di IGF-1 che è l'Insulin-like growth factor 1. Questo IGF-1 viene messo in circolazione e ha il ruolo di far crescere essenzialmente l'organismo agendo su tantissimi tipi di cellule, però questo growth hormone può anche agire direttamente su varie altre cellule e indipendente dall'IGF-1 prodotto dal fegato. Quindi ormone della crescita e IGF-1 hanno dei ruoli centrali, però
nell'invecchiamento, nella materia di invecchiamento. Però il growth hormone, per esempio, controlla anche la produzione di insulina, quindi, e potenzialmente anche l'attività di TOR direttamente, indipendentemente o parzialmente dipendentemente, in maniera indipendente dall'IGF-1 e l'insulin receptor. Quindi questo growth hormone e growth hormone receptor agiscono veramente come dei master regulators della crescita ma anche del metabolismo. Infatti le mutazioni, cioè la deficiency dell'ormone della crescita nella pituitary in due tipi di topi diversi causa un forte aumento della longevità e quindi sono Ames dwarf e Snell dwarf mice, quindi topi che rimangono di dimensioni piccole ma vivono molto di più e vivono molto più sani. Quindi i tumori sono una delle malattie ridotte in questi growth hormone deficient mice. In questo studio vediamo come il growth hormone deficiency causa un aumento della longevità, ma anche se guardiamo i topi alle diverse età, la maggior parte dei topi sono cancer free contro una percentuale dei topi che hanno tumori e questo alla fine dello studio risulta in oltre l'80% dei wild type mice con tumori che hanno sviluppato uno o più tumori contro circa il 40% di questi growth hormone deficient mice. Inoltre il numero di organi coinvolti nei dwarf mice, in questi growth hormone deficient mice, è 1 o meno, e mentre nei topi controllo vediamo i tumori che sono in 2 organi, anche 3 organi, il che suggerisce metastasi di questi tumori. Questo è un altro studio, questo di nuovo sui growth hormone deficient mice, e vediamo su 45 topi il numero di linfomi va da 9 a 2 nei growth hormone deficient mice, gli adenocarcinomi, quindi breast cancer, da 8 a 1, quindi 8-fold di differenza, e altre neoplasie da 9 a 4. Questo è uno studio del gruppo di Miller. E quindi in generale nei topi controllo i tumori benigni iniziano a circa 20 mesi, e i tumori maligni sono osservati partendo da 25 mesi e la morte occorre intorno ai 30 mesi. Questi growth hormone deficient mice vediamo i tumori benigni che iniziano quando la maggior parte dei topi nel controllo sono morti e questi topi continuano a sopravvivere oltre i 40 mesi di età. Questi invece sono i topi che hanno deficiency nel recettore dell'ormone di crescita, quindi ormone di crescita, e i risultati sono molto simili. Vediamo che l'83% dei tumori wild type, dei topi wild type sviluppano tumori contro il 42% del growth hormone receptor deficient, di nuovo dal 30% al 15% influenzati da linfomi, dal 20% allo 0% da adenocarcinomi, e quindi anche nel growth hormone receptor i risultati sono molto simili. E anche qui vediamo che nella maggior parte dei casi il growth hormone receptor knockout o non hanno tumori o hanno un solo tumore che suggerisce il tumore benigno, contro invece la media di 1,5 o qualcosa del genere per i wild type mice, che indicano che molti di questi topi hanno tumori che coinvolgono multipli organi. Quindi in summary, questi growth hormone deficiency, growth hormone receptor deficiency diminuiscono i tumori, non li eliminano, e quindi insomma vediamo che c'è più o meno un dimezzamento dei tumori, che probabilmente influenza comunque la lifespan, ma probabilmente non è
l'unico fattore responsabile, c'è proprio un rallentamento dell'invecchiamento e diciamo che gli effetti non sono su tutti gli organi, ad esempio sul cuore non si vede una protezione, ma comunque il cuore rimane diciamo in ottima funzione in modo da permettere proprio questo allungamento della vita del circa il 40% in questi topi, quindi pur non essendoci dei chiari benefici sul cuore, questo cuore riesce a far vivere questi topi molto di più del normale. Per quanto riguarda invece il declino cognitivo, il gruppo di Barkey ha usato questo inhibitor avoidance task, dove il topo viene esposto a una electric chamber, quindi riceve una lieve scossa e impara che diciamo che questa camera è da evitare in base al contesto che lo circonda e qui vediamo che nei topi controllo di mezza età il topo normalmente entra immediatamente in questa camera, poi dopo aver ricevuto lo shock iniziale e dopo 24 ore si ricorda di questo shock e ci mette molto più tempo ad entrare e dopo 7 giorni questo è ancora valido e pian piano dopo 28 giorni il topo si dimentica di questo evento. Questo non succede nel growth hormone receptor knockout e anche dopo 28 giorni questi topi ricordano molto bene questa situazione e qui vediamo il young and old effect, quindi dopo 28 giorni i topi normali iniziano a dimenticarsi di questo shock se sono vecchi, ma questo diciamo effetto age dependent non è osservato nei topi growth hormone receptor knockout. Adesso questo studio è stato fatto anche negli uomini, adesso ne parlerò fra qualche slide della parte diciamo cognitiva che abbiamo fatto a USC. Ok, quindi lievi di nani sulla sinistra, moscerini della frutta nani al centro, topi growth hormone o growth hormone receptor nani sulla destra, tutte e tre con record longevity extension, quindi questo è molto importante perché ci dice che insomma, difficilmente questi sono casi, la scienza in tutti questi organismi ha portato proprio all'identificazione di vie di segnalazione della crescita come centrali non solo per l'allungamento della vita, ma anche per le malattie dell'invecchiamento. E quindi ovviamente la domanda è questo è conservato anche nell'uomo e circa in Ecuador, soprattutto nel sud dell'Ecuador, nelle montagne delle Ande, ci sono circa 100 di questi individui con mutazioni nel recettore dell'ormone di crescita e che sono seguiti da tanti anni da Jaime Guevara e da circa 20 anni anche da me. E quindi è possibile che queste mutazioni nel recettore dell'ormone di crescita abbiano degli effetti anti-invecchiamento e anti-malattie dell'invecchiamento nell'uomo, come abbiamo visto in tutti questi altri organismi, soprattutto nel topo. E intanto questi individui sembrano essere sottorappresentati, questi growth hormone receptor deficient che chiamiamo GHRD, sottorappresentati nell'età, nel gruppo dei molto giovani, ma sembrano essere sovrarappresentati nei gruppi di media età e dei vecchi, e quindi diciamo che c'è la possibilità che siano longevi e l'IGF-1 è molto basso in questo gruppo, come d'altronde sappiamo per i growth hormone receptor deficient mice.
sono generalmente normali, quindi si riescono a riprodurre, ma come vedete l'adulto ha più o meno le stesse dimensioni dei bambini piccoli, dei suoi bambini piccoli, almeno la stessa altezza dei suoi bambini piccoli. In uno studio che avevamo pubblicato ormai più di 10 anni fa, avevamo visto come la prevalenza, nonostante questi individui tendano, come nei topi, ad accumulare più grassi della popolazione controllo dell'Ecuador, che vive, diciamo, nelle stesse case e ha la stessa dieta, quindi tendono ad accumulare più grasso, ma nonostante questo accumulo di grasso non sviluppano diabete, hanno meno insulina, sono insulino sensibili e mantengono normali i livelli di glucosio con molta meno insulina. Infatti nel glucose tolerance test riescono a gestire questo glucose load con molta meno insulina, e quindi confermando che sono insulin sensitive. Questo slide dovrebbe far vedere che diciamo, l'assenza di tumori in questi individui, e quindi adesso negli ultimi 30 anni solo un tumore, una donna è morta in effetti di cancro alle ovaie, e quindi sia in Ecuador che in Europa che nel Medio Oriente ci sono stati pochissimi casi di tumori, quando i tumori rappresentano invece circa il 20% delle morti, delle cause di morte della popolazione controllo, di nuovo la popolazione controllo che vive nelle stesse case e consuma la stessa, e che è esposta allo stesso lifestyle. Quello che avevo detto prima sulla cognitive decline, abbiamo portato questi individui, la RON, quindi questo growth hormone receptor deficient gruppo, a Los Angeles, e l'abbiamo confrontati, abbiamo fatto functional MRIs, risonanze magnetiche funzionali, dove abbiamo confrontato questi due gruppi usando questa separation task test, abbiamo confrontandoli al database, cioè dove ai pazienti in questo test viene chiesto di distinguere tra oggetti che hanno già visto, che non hanno mai visto o che sono simili a quelli che hanno visto, e quindi le persone giovani tendono ad essere brave a distinguere tutti questi gruppi, e soprattutto quelli più difficili sono quelli che sono simili. L'ho già visto o è simile a quello che ho già visto? Quindi le persone giovani riescono a fare questa distinzione. Le persone invece nei ventenni, nei settantenni questo è molto più difficile, e vediamo che questi growth hormone receptor deficient, questo pattern soprattutto di distinguere, l'abilità di distinguere gli oggetti simili è molto più simile al pattern dei ventenni, mentre nei controlli che erano circa cinquantenni vediamo una pattern molto più simile alla database, che fa vedere come si comportano i settantenni. Quindi la conclusione di questo paper era che c'è un ringiovanimento delle funzioni cognitive in questi growth hormone receptor deficient people, quindi protetti dal diabete, protetti dal cancro, protetti dal declino cognitivo, e non fosse per i risultati nei topi, diciamo, sarebbe molto più difficile concludere o pensare che questo possa essere in effetti tutto vero, ma sicuramente invece, avendo questi dati da diciamo, queste growth hormone receptor deficient mutation e growth hormone deficient mutation in vari genetic background, avendo questi risultati consistenti, questo sicuramente aiuta ad avere sicuramente più confidence in questi risultati umani. Ok, questo era semplicemente lo studio fatto da Svilaron
che è andato a investigare i potenziali malignancies in 230 di questi growth hormone receptor deficient people in tutto il mondo, facendo vedere che nessuno, almeno al tempo di questa pubblicazione, oltre 10 anni fa, nessuno aveva sviluppato tumori. La ragione per questo potrebbe essere l'IGF-1, comunque di nuovo questa spinta alla crescita, e quindi sappiamo da una serie di studi che i livelli di IGF-1 alti sono associati a una serie di tumori alla mammella, alla prostata, al colon, eccetera, e quindi addirittura in questo caso uno studio che fa vedere un 4-fold di differenza tra chi ha livelli di IGF-1 alti contro le persone che ne hanno un livello basso. Lo stesso è vero per il cancro alla prostata. Diciamo che questi dati non tutti gli studi fanno vedere lo stesso, ma ci sono una serie di studi che in effetti associano alti livelli di IGF-1 con una incidenza di tumori elevata. Allora, questo è uno studio, diciamo, un po' per introdurre anche i meccanismi nel perché di questo. Quindi quello che avevamo fatto era di esporre il siero, diciamo il sangue di questi individui, esporre delle cellule epiteliali, il tipo di cellule che causa i tumori alla prostata, alla mammella. Quindi queste cellule umane epiteliali venivano danneggiate con l'acqua ossigenata e poi venivano esposte o al sangue dei growth hormone receptor deficient people, oppure al sangue dei controlli, quindi dei parenti di questi growth hormone receptor deficient people. La cosa interessante è stata che in effetti, nonostante, cioè intanto il sangue di queste piccole persone proteggeva il DNA di queste cellule epiteliali dal danno causato dal danno ossidativo causato dall'acqua ossigenata. Ma poi l'opposto succedeva per quanto riguarda la morte, cioè il sangue di questi GHRDs causava molto più suicidio cellulare, quindi apoptosi nelle cellule esposte all'acqua ossigenata. Quindi da un lato protezione contro il danno al DNA, ma dall'altro lato, probabilmente in parte perché l'IGF-1 è così basso, quando la cellula è danneggiata muore molto più facilmente, quindi un doppio, diciamo, livello di protezione che potrebbe giustificare sia nei topi che negli uomini questa rara incidenza di tumori. E quindi diciamo che iniziamo a vedere evidence per la conservazione della genetica dell'invecchiamento, quindi glucosio, aminoacidi, particolarmente aminoacidi essenziali, ma non solo, che attivano queste vie di segnalazione della crescita e mantengono questi organismi in una modalità pro crescita, ma anche pro invecchiamento. Il blocco di questi probabilmente spinge tutti questi organismi a una modalità di manutenzione, protezione, anti-invecchiamento, e diciamo che diciamo, il biohacking moderno, cercare di rallentare l'invecchiamento, probabilmente, almeno per i prossimi 20-30 anni, sarà quindi meglio, diciamo, servito dall'utilizzare quello che è già esistente. Quindi se ci sono già dei programmi alternativi esistenti che ci fanno rallentare l'invecchiamento e aumentare anche la rigenerazione multicellulare, questi probabilmente saranno molto più sicuri e molto più facili da adottare, piuttosto che cercare di intervenire e sviluppare, diciamo, degli interventi che riescono a far ringiovanire in maniera coordinata tutti i sistemi del corpo umano. E quindi diciamo che chiaramente nel topo e nell'uomo questa deficienza del growth hormone receptor
diciamo nel topo allunga la vita del 40%, fa sì che alla fine di questa vita 40% più lunga, metà dei topi non abbiano nessuna malattia. Ovviamente questi sono risultati straordinari, fossero veri per l'uomo, però diciamo che adesso, dopo 20 anni di studi di queste piccole persone dell'Ecuador, vediamo più o meno gli stessi effetti, quindi diciamo che è possibile. Ovvio che la grossa problematica è diciamo, con la rapamicina nei topi che abbiamo visto prima si interveniva nei topi di mezza età. Queste mutazioni invece nel growth hormone receptor, sono mutazioni con cui il topo nasce, quindi c'è la possibilità, diciamo anche in base a dei dati, che parte o almeno la metà di questo effetto sia dovuto proprio allo sviluppo con una growth hormone IGF-1 insulin deficiency, quindi questi topi si sviluppano con meno growth hormone, con meno IGF-1, con meno insulina, e questo potrebbe già, diciamo, impostarli in una modalità diversa dall'inizio. Quindi probabilmente gli effetti intervenendo nell'adulto saranno minori di questo 40% e questo, diciamo, assenza delle malattie nella metà dei topi, però insomma, intervenendo anche in una persona adulta probabilmente gli effetti di una inibizione di queste vie di segnalazione della crescita potrebbe essere diciamo molto importante, e soprattutto considerando i dati che abbiamo appena visto in questi individui. Grazie.